Io vi odio tutti. È questo che è scritto sulla tua fronte a caratteri cubitali, ma invisibili all'occhio umano. Te ne eri mai accorto? Ok. Ora che ho la tua attenzione, ti chiedo solo un piccolissimo sforzo. 5 minuti del tuo preziosissimo tempo. Perché dopo questo video la tua vita non sarà più la stessa. Ora posso davvero parlarti col cuore. Essere gioia è una responsabilità. Essere gioia è un lavoro costante e continuativo, seguendo le 5 semplici domande fondamentali. Chi, cosa, come, quando, perché. Queste 5 domande muovono una macchina che, se innescata, dà risultati straordinari. Straordinari viene dal latino extraordinarius, composto da extra, cioè fuori, e ordinem, cioè ordine, fuori dall'ordinario, dalla consuetudine, dal normale, dal piatto. La gioia è questo, l'andare armonico dell'anima con le cose. Significa che il mio essere si consapevolizza di tutto, di ogni cosa, portare luce dove c'è buio. Tante persone si rivolgono ai terapeuti con questo scopo. Il problema è che spesso gli stessi l'hanno solo studiato e mai sperimentato, o al meglio sperimentato solo una minima parte. Seguono delle nozioni, pure nozioni. Quindi stanno dando il potere alla mente. La mente è un'esecutrice. La mente, e per mente intendo l'emisfero sinistro del cervello, quindi la parte razionale, ha la funzione di collegare il corpo con l'anima. In che modo? Osservando, analizzando e comprendendo i segnali che riceve da entrambe le parti, quindi sia dall'anima attraverso istinto e intuito, sia dal mondo esterno attraverso il corpo e i 5 sensi. Serve per immagazzinare informazioni. Serve per scremare tutta la marea di segnali che riceve. E fattivamente serve per agire, perché attraverso gli impulsi che invia il corpo tu esegui operazioni fattive. Punto. Non ha altre funzioni. La mente, per come è programmata biologicamente, tenderà al risparmio energetico, tenderà a sottrarre, mentre l'anima è abbondanza, è luce ed entusiasmo. Che splendida parola che è questa, entusiasmo. Viene dal latino entusiasmus, essere ispirato, essere acceso, agitato. Ma ancora prima di questo aveva un altro significato, dal greco entous per entros, pieno di un Dio, cioè divinamente ispirato. Divinamente ispirato. La mente non si entusiasma, la mente è fredda, la mente è controllo, si emoziona al massimo, cioè reagisce a degli impulsi dall'esterno. Vedi? Questo conferma ciò che dicevo prima. La mente ha funzione di collegamento. Mentre invece, ahimè, da qualche secolo a questa parte, cioè da quando è nato l'illuminismo e il dare il potere alla ragione, stiamo andando verso la nostra totale disumanizzazione. Basta vedere cosa sta succedendo oggi. Guerre, macchinazioni, controllo di individui che si sentono migliori su altri che sono inconsapevoli. Questa situazione genera rassegnazione. Che cos'è la rassegnazione? Il vocabolario etimologico dice abbandonarsi in balia di qualcuno o qualcosa. Quindi tutti coloro che si sono rassegnati si sono abbandonati in balia di coloro che comandano e quindi gli danno potere, cioè la loro energia. Gli altri si fanno le domande di contrasto a questo e danno il potere alla mente di giudicare. Questo è il loop in cui viviamo come società. Non importa se tu te ne rendi conto o meno, è ciò che effettivamente avviene. Sono fatti e sono incontrovertibili. Coloro che si buttano sulla spiritualità, quindi sulla meditazione o affini, fanno un po' meglio sicuramente, ma purtroppo non sono nati in un tempio buddista sull'Himalaya. Sono nati a Roma, a Milano, a Parigi, Londra, Melbourne, New York, Mosca o Città del Capo. Siamo tutti nati in una società che ha dato potere, tutto il potere di scegliere, decidere e indirizzarci ad una parte del nostro essere predisposta ad eseguire. Quindi è costantemente indecisa. E per uscire da quell'indecisione si prende in giro effettuando sempre scelte di convenienza, pagando un prezzo molto alto, la sofferenza, il dolore, rassegnandosi al fatto che è così e deve essere così. Quando ho creato il Life Helping avevo tantissimo entusiasmo, perché finalmente vedevo, perché finalmente non guardavo più il mondo imprigionato attraverso la caverna di Platone, lo vedevo com'era. Una volta raggiunta questa consapevolezza, questa illuminazione, mi guardavo intorno e mi sono detto:
C'è tanta strada da fare, ma io ce la posso fare. Ho compreso la mia missione, diffondere la gioia nel mondo. In questi anni ho aiutato diverse persone e tutte coloro che si sono approcciate a questo percorso sono davvero felici, sono gioia, ma siamo troppo pochi. Perché? Perché tu che stai guardando questo video è necessario che superi il più grande inganno che ti è stato perpetrato. Che cos'è l'amore? L'amore non è quello che ti hanno insegnato i tuoi genitori. Non è io ti amo se fai questo altrimenti non sei degno di essere mio figlio oppure ti amo meno. E la fesseria che sento dire spesso è loro fanno comunque del loro meglio. Il loro meglio sarebbe quello davvero di comprendere ciò che sto dicendo in questo video, quindi smettere di alimentare tutto questo circolo vizioso e non importa l'età che hanno, tutti insieme mettersi in discussione, tutti insieme fare qualcosa per smettere di perpetrare una società completamente sbagliata, fondata su valori sbagliati e attuata nella maniera sbagliata. Dopo la visione di questo video, hai tu stessa o tu stesso la responsabilità di fare qualcosa, di cambiare la tua vita, di fare life helping, cioè di aiutare la vita a essere davvero quello che deve essere, cioè gioia, amore, entusiasmo, abbondanza, luce, non solo per te stesso o per te stessa, ma per tutti, perché noi biologicamente siamo programmati per imitare. Tant'è che cresciamo e ci espandiamo e siamo animali sociali grazie a neuroni specchio. Una scoperta scientifica fatta da un italiano, Rizzolati, alla fine degli anni 90. Quindi se tu sei gioia, coloro che hai intorno automaticamente ti vedranno e ti imiteranno e così via. Allora cambieremo insieme, tutti insieme, questa società. Ora che sai che attraverso il life helping questo si può fare, non hai più alcuna scusa. Se ignori questo video, puoi smettere di credere di essere una brava persona, perché non lo sei e non lo sarai mai. Ciò che stai esprimendo al mondo intero attraverso i fatti e non le chiacchiere è proprio il titolo di questo video. Io vi odio tutti. Ma soprattutto odi più di tutti colei o colui che vedi ogni mattina davanti allo specchio. Te stesso. Continuare ad andare in giro con sulla fronte scritto vi odio tutti non fa di te un grande essere umano, ma uno piccolo, e ti assicuro che non c'è nulla di edificante nell'essere un piccolo uomo o una piccola donna. Vuoi finalmente toglierti le catene di dosso e essere gioia? Vuoi finalmente essere libero da tutti i meccanismi che ledono la tua libertà? Vuoi finalmente assumerti la responsabilità di creare insieme a noi un mondo fatto di gioia? Vuoi finalmente andare in giro con sulla fronte scritto questo messaggio? Io mi amo completamente e amo te completamente. Bene, allora nella bio troverai il link che ti porterà ad acquistare il libro del percorso di consapevolezza Life Helping e rendere fattivo questo messaggio. Io vi amo tutti, me compreso. Ora non hai davvero più scuse.